¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy una entrevista fantástica con un artista italiano espléndido, Tony Esposito. Vamos a estar hablando con él sobre un montón de cosas, así que quédate ahí. Tony Esposito es un artista italiano que comenzó con la música en el mundo de la percusión a finales de los 60. Nos va a estar contando sobre sus inicios a continuación. Credo che l'interesse sia nato da un imprinting casuale, nel senso che probabilmente nella mia città, Napoli, che è una città molto musicale, almeno lo era moltissimo negli anni 60, dove c'era tanta musica per strada. Credo di aver adottato questi strumenti in maniera così molto istintiva. Mi sono innamorato ma c'erano le processioni a Napoli, c'erano tutti i tamburi, c'era l'immagine sacra, l'effigie del santo, e poi c'erano i tamburi dietro, solo tamburi, non c'era nient'altro. Per cui questo suono evocativo molto prorompente mi ha sempre affascinato. Poi, sicché mi sono interessato un po' all'Africa, al mondo dell'Africa, alle sue ragioni anche sociali, economiche e sociali, così come titolo di studio lì all'Accademia, e poi ho scoperto che in realtà l'Africa nascondeva il segreto di tutti i tamburi del mondo, di tutti i ritmi del mondo, le percussioni. E ho cominciato poi a viaggiare, ho fatto una mia ricerca personale e sono andato in Africa alla ricerca del suono. E così pian piano mi sono avvicinato prima alla batteria come strumento e poi dalla batteria sono passato alle percussioni. En los 80 Tony Esposito se hizo famoso mundialmente con un hit del mundo del italodisco llamado Kalimba de Luna. Nos va a estar contando sobre esta gran canción. Kalimba de Luna, che devo dire che ha venduto oltre 10 milioni di copie, perché ci sono continue nel mondo, continue cover che fanno del mio brano, nasce in maniera molto casuale dopo un viaggio di ritorno da un viaggio in Africa importante, la Nigeria, dove feci il Festival Panafricano. La kalimba, ricordo che la kalimba è uno strumento africano, è un piccolo strumento con delle lamelle di metallo, cioè 5 suoni, uno strumento povero ma ricco di poesia. E per cui mi venne in mente, dopo il ritorno, di intonare queste 4 note, che era una sorta di tormentone, che ci ho giocato intorno per una serie di tempo, e poi alla fine nasce la canzone, perché stiamo parlando degli anni 80, a metà, esattamente fine anni 84, per cui naturalmente bisognava fare una canzone per poter avere successo, e così decisi di collaborare con altri artisti per mettere un testo, e vinsi il disco per l'estate, e poi ci furono una serie di cover in tutto il mondo, Bonnie M, Dalida, Frank Hollywood, ci sono stati tantissimi, ed è stato un successo molto grande, inaspettato, sono molto sincero. Io non mi immaginavo un successo così internazionale. Ancora oggi ne ho le risultanze, insomma, ogni tanto mi scrivono da tutte le parti del mondo che fanno delle cover di questo Kalimba de Luna. Tony Esposito nos va a dar su opinión sobre la música actual comparada con la de los años 70 y 80. Escuchemos. Allora, la situazione attuale è una situazione sicuramente di grande interesse, perché con l'avvento di internet i giovani artisti si sono più documentati, ma soprattutto rispetto, e questo mi fa un grande piacere, in tutti i generi, rispetto all'R&B, rispetto al soul,
perché gli esempi più belli poi ci vengono anche dai rapper americani, dove il rap o la trap di ultima generazione viene mischiata tantissimo all'R&B e al soul, al funk. C'è un ritorno agli anni 70, abbiamo visto questo bellissimo brano di Bruno Mars che si sente tantissimo oggi in radio, è proprio il look anni 70 più che 80. Devo dire che gli anni 70 hanno inciso su di me molto più che gli anni 80, anche se il mio successo nasce negli anni 80. Però gli anni 70 era l'anno dell'Afrobeat di Fela Kuti, era l'anno di quel suono meraviglioso sporco fatto di tamburi, essenziale. Gli anni 80 poi si sono distinti molto per questa prima elettronica, tamburi elettronici, molte tastiere, così era molto pomposa l'anni 80. Gli anni 70 e i giovani che cercano attraverso lo scarno, il tribale, cercano l'ossatura oggi della musica, vanno a pescare naturalmente negli anni 70 con la trap, con la R&B. Situazione di oggi è una situazione molto omologata, perché rispetto a quello che è la moda, che è quella naturalmente trap, con un massiccio uso dell'autotune sulle voci, oggi purtroppo riguardo alla composizione c'è veramente poco, riguardo a quello che c'era prima, insomma. E questo per me non è un bene. Quello che io amo definire, quello che si definisce crossover, oggi sarebbe la soluzione ideale, quello di poter mescolare bene tutti i generi e tutte le influenze, una grande sapienza musicale con una conoscenza di quello che oggi è il new tribalismo, cioè la musica essenziale fatta anche con solo 3 strumenti, voce, tamburo e un giro di basso, che io personalmente amo, tutto questo, però con una sapienza che deve essere un po' di più che la semplice notazione del computer. Negli anni 80 l'incontro con Battisti fu determinante. Ho scoperto un grande artista completo, un grande conoscitore di musica, Pino Daniele, che considero tra i grandi geni del nostro secolo. Ma i miei amici d'infanzia, bravissimi, Edoardo Bennato ed Eugenio Bennato con la sua musica popolare, e poi potrei nominarti, sai, tantissimo, Franco Battiato, con cui ho condiviso una collaborazione bellissima. Voglio nominare qualcuno. Degli ultimi sicuramente una grande stima per Mahmood. Mahmood mi piace moltissimo, ha un suono unico e particolare ed è veramente un bravissimo artista. Arisa, forse una delle cantanti più brave che abbiamo in Italia oggi. Per cui ci sono dei grandissimi esempi. Ho conosciuto Giorgia, ti potrei dire di Giorgia, che è una Giorgia, per darti un esempio anche banale, la Whitney Houston italiana, dotata di grande tecnica vocale, così. Insomma, ci sono bravissimi artisti. Devo dire che forse tutto sommato una piccola critica la devo fare. Zucchero ad Elmo è un grandissimo, perché no, Zucchero ha creato un suo genere ed ci ha insegnato come ci si può collaborare con il mondo internazionale, dagli U2 a tantissimi altri. Se gli artisti italiani riuscissero a collaborare un po' più insieme, a fare più fondo comune, e invece sono un po' troppo individualisti rispetto a quello che ho visto fuori dall'Italia. Si pudiese volver el tiempo atrás, ¿cambiaría algo o no de su vida? Veamos cuál fue su respuesta. Qualcosa che ho perso nella mia carriera, sono state tante le cose che si perdono a volte per distrazione, per ingenuità, perché si è troppo giovani. Una grande occasione probabilmente che io non ho voluto perseguire è stata quella di trasferirmi in America nel periodo subito dopo Kalimba. Sicuramente avrei avuto un grande successo in quel territorio, però sono molto sincero, in quel periodo là io guardavo molto all'Africa e se mi fossi trasferito mi sarei sicuramente trasferito o in Marocco o in qualche parte così, che amo tantissimo. Però nonostante l'affascinazione e il grande mercato, anche la grande economia che tu puoi ricevere dall'America, sono molto soddisfatto di essere europeo, perché
che la mia musica attinge soprattutto, il mio gusto oggi è soprattutto europeo. La mia, diciamo, il mio insolito modo di pormi alla musica per un percussionista, dove in realtà in tempi non sospetti, stiamo parlando degli anni 70, era un po' una rarità. Mi ha dato anche però la fortuna, l'occasione di poter incontrare tanti artisti e di accrescere anche la mia cultura. Lucio Battisti, con cui ho fatto un disco che amo tantissimo, che è Anima Latina, e poi la grande esperienza di Pino Daniele, che è stato il supergruppo storico con Tullio De Piscopo, James, Rino, Joe, insieme a Pino Daniele, un'avventura meravigliosa musicale che ricordo con tanto amore e tanto dolore per aver perso un grande artista, ma soprattutto anche un grande amico. E poi tante collaborazioni, dalle più disparate, da Gino Paoli a Franco Battiato, che ricordo con tanto amore, un genio della musica. Ti ripeto, forse se fossi stato un cantautore non avrei avuto queste occasioni, ma queste occasioni io le ho avute anche nel mondo. Ho partecipato insieme al Gilberto Gil in Brasile al Festival della Gioventù a Cuba, ho fatto Rock in Rio, ho suonato su un carro al Carnevale di Rio in Brasile. Devo dire che il mio piccolo strumento, il tamburo, mi ha portato molto lontano, ma per molto lontano intendo anche nelle sparute e nascoste tribù del mondo, dove ho imparato qualcosa proprio della vita. Presten atención porque Tony nos va a contar sobre sus proyectos a futuro. Un progetto nuovo proprio in questi giorni che sembrerebbe insomma, ci sia un guizzo di rinascita anche riguardo ai concerti. Speriamo che questa pandemia termini presto. C'è un disco in cantiere che è un disco dedicato ai ritmi del sole, perché in un gran bisogno c'è un'energia dentro di me talmente compressa proprio riguardo alla vita, alla natura, che amo tantissimo, per cui un disco con tutti i ritmi del mondo dedicato alla natura, agli animali, alle piante, alle persone naturalmente, al clima. E poi sto mettendo su un gruppo di 8 persone per poter, spero, mandarlo in giro per il mondo, in cui affronto anche un genere, quello mediterraneo, però insieme all'Afrobeat, che è un genere che amo tantissimo, perché l'Africa rimane il mio riferimento. Por último, nos va a dejar un mensaje para todos los fans, así que escuchemos, presten atención. Allora, un grande saluto di grande amore, di grande musica, di grande vita agli artisti e agli ascoltatori, alle persone di tutto il mondo, in particolare del Sud America, che io amo e conosco molto bene. Va detto che i miei grandi successi sono partiti comunque dal Sud America, per cui un paese di ritmo, di musica, di spiritualità, che io saluto con grande amore e affetto. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una entrevista fantástica. Primero quiero agradecerle a Tony Espósito por su tiempo brindado, muchísimas gracias para que hoy estemos acá compartiendo esta entrevista en el canal. Segundo, quiero agradecerle a Máximo Berti, un amigo en común que tenemos con Tony, quien fue el que estuvo armando y orquestando todo para que esta entrevista saliera estupendo como salió. Si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón que está abajo de este video y activar la campanita de notificación, así no te perdés ninguna de las novedades que voy a estar subiendo a futuro en el canal. Dejame en comentarios qué te pareció la entrevista, qué canción te gusta de Tony Espósito, si conocías este lado relacionado con el mundo de la percusión, el cual es muy bueno, y yo abajo les voy a estar dejando en descripción algunos links en Spotify de canciones de Tony Espósito relacionadas con el mundo de la percusión, que la verdad que valen la pena escucharlos. Sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau.